Cosa serve per andare a realizzare un amigurumi? Segui il video per scoprirlo! Benvenuti e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video diverso dal solito. Oggi andiamo a vedere quali sono gli strumenti indispensabili per lavorare un amigurumi, per realizzare un amigurumi. Adesso iniziamo subito con elencarveli e ve li mostro e poi andiamo a approfondire punto per punto. Quindi iniziamo. Gli strumenti indispensabili sono del filato, un uncinetto, degli spilli, un marcapunti, un'agoda, la cruna grossa o un'agoda lana, dell'imbottitura, delle forbici e poi vi servirà anche o uno schema scritto o un tutorial. Partiamo da quest'ultimo punto. Uno schema scritto o un tutorial. Se siete alle prime armi, quindi se siete dei principianti, questo strumento è davvero indispensabile per voi. Quindi se siete proprio alle prime armi, io vi consiglio direttamente di andare a vedere un tutorial. Qui su YouTube e soprattutto qui sul mio canale ne trovate davvero tanti. Questo perché un video tutorial vi fa vedere proprio passo per passo come andare a realizzare quell'amigurumi, rispetto magari a uno schema scritto che è più schematico, quindi non vi mostra proprio tutti i passaggi con delle foto, ma ve li scrive e poi vi fa vedere i passaggi più complicati attraverso delle foto. Quindi consiglio personale: se siete davvero alle prime armi o volete realizzare il primo amigurumi, andate a vedere un video tutorial. Passiamo subito a uno degli strumenti che bisogna scegliere per primo una volta individuato l'amigurumi che volete fare. È il filato. Il filato, questo è davvero indispensabile sia per poi andare a scegliere l'uncinetto, perché nell'etichetta del nostro gomitolo andremo a verificare quale uncinetto ci consiglia, ma approfondiremo questo argomento, quindi l'argomento etichetta, in un altro video, quindi vi mostrerò proprio come andare a leggerla. Adesso ci concentreremo proprio sul filato in sé. Il filato per un amigurumi può essere il cotone, l'acrilico o anche la ciniglia, ma può essere anche la lana. Diciamo che per fare un amigurumi tutti i filati si prestano abbastanza bene. Io personalmente per realizzare un amigurumi tendo sempre a utilizzare il cotone. Da poco sto utilizzando la ciniglia. Devo dire che dà un effetto al nostro amigurumi molto simile a quello di un pupazzo. Quello però non ve lo consiglio all'inizio di utilizzare la ciniglia, perché è un filato leggermente difficile da lavorare, cioè i punti sono difficili da individuare e devi avere un pochettino di manualità in più per riuscire a individuare proprio bene i punti e dove sono gli aumenti, dove sono le diminuzioni. Quindi io vi consiglio comunque di partire come primo amigurumi utilizzando o il cotone o l'acrilico. Io personalmente l'acrilico non lo uso, però come ho iniziato a realizzare i miei primi amigurumi sono in acrilico. Una volta che noi abbiamo individuato il nostro filato, dobbiamo andare quindi a comprare, o se ce l'abbiamo già, prendere l'uncinetto adatto a quella tipologia di filo. Vi dico già che solitamente per realizzare un amigurumi c'è un range di uncinetti. Solitamente si va dal 2,5 fino al 4,5. Questi sono i numeri di uncinetto, quindi 2,5, 3, 3,5, 4 e 4,5 sono i numeri di uncinetto che solitamente si vanno ad utilizzare per un amigurumi. Ma non è detto, perché noi possiamo andare a utilizzare un filato fine, quindi andare poi a utilizzare un uncinetto più fine, oppure un filato addirittura più grosso e quindi utilizzare anche un uncinetto numero 10. È giusto un esempio, però fate il caso che comunque principalmente il range degli uncinetti è da 2,5 a 4,5. Quindi una volta che noi abbiamo filo, quindi il nostro filato e l'uncinetto, potremo già, volendo, andare a lavorare il nostro amigurumi.
Ma ancora gli strumenti indispensabili non sono finiti. Perché? Perché ci servirà andare a utilizzare un marcapunti. Il marcapunti io l'ho inserito negli strumenti indispensabili. Perché? Perché la lavorazione di un amigurumi è una lavorazione in tondo, realizzata anche a spirale. Cioè cosa vuole dire? Che noi lavoriamo senza mai andare a chiudere il giro. La chiusura del giro avviene a fine lavoro, quindi noi andiamo proprio a chiudere il lavoro e a tagliare il filo. Per questo è indispensabile il marcapunti, perché ci servirà ad andare a segnare la prima maglia di ogni giro, in modo che noi sappiamo sempre a che giro ci troviamo. Non è obbligatorio avere un marcapunti come questo. Si può benissimo andare a utilizzare delle graffette, le allargate pochettine fungono perfettamente da marcapunti. Io, come ho iniziato a lavorare agli amigurumi, utilizzavo appunto delle semplici graffette. Possiamo andare anche a utilizzare una spilla da paglia o addirittura un pezzettino di filo. Una volta quindi che noi abbiamo anche il nostro marcapunti, passiamo alle forbici. Le forbici possono essere uno strumento scontato, ma non lo è, perché molte volte mi è capitato in realtà di andare in treno, di fare un viaggio e portarmi quindi il lavoro appresso e dimenticare proprio le forbici. Quindi io cosa facevo? Finivo il pezzo di lavoro che dovevo fare, chiudevo il lavoro, dovevo andare a tagliare il filo per poi poter iniziare un altro pezzo del mio amigurumi, ma ero bloccata perché non avendo le forbici dovevo aspettare o arrivare a destinazione o addirittura ritornare a casa per poter proseguire il lavoro. Quindi strumento un po' banale, ma davvero indispensabile e soprattutto da ricordarci. Un altro strumento davvero indispensabile è l'imbottitura. Senza di questa, una volta che noi abbiamo finito il nostro amigurumi, non potremo assemblarlo, non potremo proprio completarlo. L'imbottitura quindi cosa serve? Come dice la parola stessa, ad andare a imbottire il nostro amigurumi e a renderlo soffice e farlo assomigliare sempre più a un pupazzo. Io personalmente l'imbottitura la compro in cuscini, cioè vado in un negozio di casalinghi, compro uno di quei cuscini, lo apro e ne ricavo poi l'imbottitura. Ma se voi non volete fare così oppure non avete un negozio di casalinghi nel vostro paese, potete tranquillamente ricorrere ad Amazon. Amazon offre davvero una vastissima scelta di imbottitura. Una volta quindi che abbiamo questi strumenti, possiamo andare a utilizzare gli spilli. Arrivati a questo punto il nostro amigurumi comunque è realizzato, tutte le varie componenti sono fatte. Dobbiamo andare a cucirle, ma prima di cucirle le andiamo a bloccare tra di loro. Quindi andiamo a assemblare il nostro amigurumi bloccandolo con degli spilli. Per me sono indispensabili gli spilli, soprattutto quando si lavora con un amigurumi di cotone. Andiamo a fare un amigurumi di cotone, quindi comunque di piccole o medie dimensioni. Utilizzare gli spilli perché? Perché ci aiutano a bloccare le varie componenti del nostro amigurumi nella giusta posizione prima di andare a cucirle. Quindi ci fa risparmiare davvero tanto tempo nel andare a cucirle, perché se noi le andiamo a cucire bloccandole solo con la mano, può succedere che magari mettiamo la testa storta, un braccio è più in alto di un altro, oppure un braccio è più avanti di un altro, e quindi dobbiamo andare poi a scucire e ricucire nuovamente. Invece se andiamo a utilizzare gli spilli, blocchiamo da subito le varie componenti dell'amigurumi nella giusta posizione e andiamo a cucire una sola volta e facciamo una cucitura giusta, e quindi andiamo a bloccare da subito benissimo i vari componenti. Adesso ho lasciato per ultimo l'ago da lana, ma effettivamente è comunque uno davvero degli strumenti indispensabili, perché senza di lui non possiamo andare ad assemblare il nostro amigurumi. Quindi oltre a cucire le varie componenti del nostro amigurumi, l'ago da lana ci servirà anche per andare a bloccare e nascondere eventuali fili in eccesso. Quindi se abbiamo cambiato gomitolo, quindi cambio colore,
Oppure abbiamo finito il gomitolo e quindi ne abbiamo dovuto aggiungere un altro, ci aiuterà a bloccare e eliminare le varie codine. Una volta che noi quindi abbiamo cucito il nostro amigurumi, rimarrà il filo della cucitura. Anche quello entra in gioco l'ago da lana e con questo ci aiuteremo a disperdere il filo della cucitura all'interno della lavorazione e poi successivamente tagliarlo. Io vi ho elencato qui gli indispensabili, davvero indispensabili, per realizzare un amigurumi. Ma gli strumenti non sono finiti qui, perché possiamo andare anche ad aiutarci con un metro da sarta, possiamo andare a utilizzare gli occhietti con la sicura, possiamo andare ad utilizzare dei bottoni per i nostri amigurumi. Quindi davvero noi per fare un amigurumi possiamo sbizzarrirci proprio come più si vuole. In questo video ho soltanto deciso di mostrarti gli strumenti proprio indispensabili per realizzare un amigurumi di base. Un amigurumi di base solitamente gli occhi e le varie caratteristiche dello volto, della faccia sono ricamati, quindi cosa ci servirà? Non ci servirà altro che lo stesso filo con cui abbiamo fatto l'amigurumi e l'ago. A quel punto noi possiamo andare a fare la bocca e gli occhietti e anche il nasino. Quindi non dobbiamo andare ad aggiungere qualcosa in più, ma ce li abbiamo già negli strumenti indispensabili. Spero che questo video ti sia stato utile. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e attiva la campanella, così ogni volta che pubblico un video ti arriverà una notifica e mi raccomando ricordati di lasciare un like come supporto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!